Ciao a tutti da Filippo di Audiocostruzioni. In questi giorni abbiamo ritirato questo bellissimo finale della Marantz, il Model 140, che chiaramente Davide tiene per la sua collezione personale, stranamente, che ha un piccolissimo problema abbastanza comune sui Marantz, questa serie vintage, cioè che le luci sono basse. Ho guardato quindi su internet e la riparazione, tra virgolette poi, il ricambio delle luci dovrebbe essere abbastanza semplice. Su eBay ho preso 4 luci a LED di ricambio che costano 22 euro. Abbastanza. C'erano anche le luci normali che costavano molto meno, 5 euro. Io ho voluto provare quelle LED così vi faccio vedere il risultato, se c'è davvero questa differenza e se migliora molto. Ho visto altri video e dovrebbe venire proprio un bel lavoro. Vi ricordo, prima di iniziare, di iscrivervi al nostro canale YouTube. Per quanto riguarda nuovo, usato, audiocostruzioni, a tutto. Ci impegniamo a cercare di avere tutto e di accontentarvi sempre. E se per caso avete richieste, ci chiamate o ci mandate una mail. Ecco come si presentano i V-Meter prima del cambio delle lucine. Dal video vedo che si capisce poco perché equalizza un po' i colori e sono più azzurri rispetto alla verità che sono verdino. Comunque vi posso dire che il V-Meter di sinistra è abbastanza meno acceso rispetto a quello destro. Insomma, vediamo se col cambio si nota una differenza oppure no. Ecco, i V-Meter sempre prima del cambio. Chiaro che siamo completamente al buio, quindi sì, si vedono bene. Vediamo se davvero però con i nuovi c'è un bel miglioramento. Allora, prima di iniziare, dato che è la prima volta che lo faccio su questo tipo di Marantz, mi sono scaricato lo schemino di come è costruito questo Model 140, così da non svitare più viti di quelle necessarie. Quindi mi sembra che dovrò svitare, a parte la cappa, che quello potevo immaginarlo già da solo, tirare via i pomelli e smontare il pannello frontale. Da come vedo, le luci dovrebbero essere posizionate qui, quindi è abbastanza facile arrivarci. Vi volevo far vedere inoltre le lucine a LED che ho ordinato, che sono arrivate, queste e queste altre qua che probabilmente dovrò saldare. Partiamo dalla K, che in teoria dovrebbero essere solo 4 viti, quindi abbastanza veloce. Ecco, posso vedere già dallo schemino che ho fatto prima, provo a avvicinarmi un po' con la telecamera, che le luci secondo me dovrebbero essere esattamente qui dentro, quindi dovrebbe bastare svitare questi due e secondo me riesco a cambiarle. Invece le altre lampadine secondo me sono questi cavi, che sono praticamente il PIC, le lampadine del PIC. Mi sembra che per togliere queste lampadine debba smontare il pannello davanti, perché secondo me queste qua ce l'avrei fatta comunque, quindi proviamo a smontarle e poi tiriamo via le brugoline con delicatezza. Vengono anche, basta solamente dargli il primo e poi vengono da sole, che sono qui. Io penso che per tirarle via sì, io non starei a tirare via tutto il blocco, ma solo spingendo la lampadina magari la faccio uscire. Vedo che sta uscendo, magari con una pinzettina dopo la rimuovo qui. Con l'ho rimossa, in pratica c'era secondo me un goccino di colla praticamente lì, ma direi che sia un lavoro abbastanza pulito, che di grossi problemi non dovrebbe darne. La lucina di ricambio secondo me basta semplicemente infilarla magari dopo la fermo anch'io con un goccino di colla, così non si muove. 1 e 2. Ok, dopo vi faccio vedere come spello e taglio quell'altra e insomma ce la risaldo. Taglio con le forbici le vecchie lucine, una e una, due. Poi spello il cavo, 1
Prendo un pezzettino di termorestringente, o meglio, ne serviranno 4, così da isolare bene la saldatura che vado a fare. E li vado a inserire qui, i 4 cavettini neri, quelli nuovi. Ecco il lavoro finito, li ho saldati, beh non ve l'ho fatto vedere perché comunque è una roba facile che tutti sanno fare. Ci ho messo un pezzettino di termorestringente, vedete ci ho messo un goccettino di colla, una colla leggerissima, proprio per non farlo muovere solo su un lato, e sono tutti e 4 saldati e dovrebbero andare. Allora, ho già liberato il primo set di luci, che sono queste due qui. In pratica basta svitare questa vite, molto facile, ed eccole. Adesso questa è un po' più complicata, eccole qui. Rimpiazziamo le vecchie con le nuove. Voglio provare a collegarlo per vedere come va. Ottimo. Ci metto un goccino di colla, una Vinavil, pochissimo, ce lo rinfilo dentro e così sono abbastanza sicuro che asciutto non si torna a muovere. E faccio la stessa cosa anche con l'altro che mi ha dato lo stesso identico problema. Lo tiro fuori, un goccino di Vinavil e ce lo rinfilo dentro, così anche i potenziometri sono a posto. Ora andiamo a rimontare tutto. Partiamo dal frontalino. Purtroppo ieri, mentre stavo facendo il video, è arrivato una marea di clienti, prove d'ascolto, telefonate, e quindi dopo averlo richiuso, in pratica non ero un granché soddisfatto della resa, perché davvero era un miglioramento secondo me nell'arco del 10%. Niente, non mi sono scoraggiato, l'ho riaperto, rismontato il pannellino anteriore e ho praticamente smontato le due calottine di plastica dietro. Per smontarle è molto facile, non ho fatto il video perché non ci riuscivo, davvero c'era troppa gente. Comunque ci sono 3 vitine, una sopra e 2 di fianco, basta svitarle dopo aver svitato anche le luci e l'ho tirata via. In pratica cosa ho visto? Dietro al pannello del V-meter c'era una carta che secondo me è messa un po' per proteggere,
ma un po' per fare in modo che la luce diventi più uniforme. La carta ho visto che era ingiallita, probabilmente col calore delle luci si era ingiallita, l'ho rimossa e è cambiata. Ho rimontato il tutto. E un'altra cosa a cui non avevo fatto attenzione era l'orientamento delle lucine. In pratica io le avevo orientate verso il basso, che quindi riflettevano verso la plastica e non facevano una bella illuminazione. Le ho quindi orientate verso il V-meter, in modo che una volta rimontato il tutto, il risultato in questo caso devo dire che davvero è buono. Io direi nell'arco del 50% di miglioramento. Infatti vediamo che i LED sono abbastanza più blu. Dopo, nel prossimo spezzone del video, vi faccio vedere la comparazione sopra e sotto a luci spente prima e dopo. Chiaramente si farà un po' fatica a vedere perché il telefono equalizza i colori e quindi li tira su molto. Però io vi posso dire, io che l'ho visto qua di fronte a me, che il miglioramento c'è. Prima quasi non si vedevano, adesso comunque si vede che sono accesi. Conclusioni finali, prima di andare più vicino e farvelo vedere. E dopo vi faccio anche la prova d'ascolto. Sinceramente, non so se li rispenderei 27 euro per delle luci a LED, che sì, mi hanno migliorato, ma non credo che abbiano fatto questa grossa differenza per giustificare questa spesa, perché ho visto che le lucine normali mi costavano 7-8 euro, quindi quasi il triplo della spesa. Io vi ringrazio per avermi seguito, spero di essere stato abbastanza chiaro, ci ho provato perché è il primo video di questo genere che provo a fare, forse anche uno dei primi video che faccio da questa parte della telecamera perché molti mi conoscono per essere il cameraman di Davide. Se avete qualche consiglio, ma penso di non essermi sbagliato più di tanto perché era solo svitare delle viti, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale così potete rimanere sempre aggiornati, visto che noi ci impegniamo tanto per fare video, montarli e quant'altro. E quindi ci fa piacere se ci date questo feedback di risposta nell'iscrivervi. E io vi saluto. Ciao a tutti.